si sogna di viaggiare e allora diamo il benvenuto a un altro ospite. Ben arrivato, grazie per essere qui con noi, a Michele Spiriticchio. Un dentista! Che ci fa un dentista quarantenne oggi in una puntata come questa? Ci faccio che adoro viaggiare, molto di più che lavorare, che fare il dentista. Molto più bello viaggiare che fare il dentista. Bello, sì. Questo vale per tutti, Sì, sappia che sì, condividiamo tutti. Spero di sì. Quindi un gran viaggiatore, un grande viaggiatore. Un grande viaggiatore non credo, perché comunque viaggiare è molto semplice, a mio parere. Bisogna vedere con quale spirito, quindi io lo faccio in una determinata maniera, altra gente, come gli ospiti di prima, comunque lo fanno in un'altra maniera, attraverso grandi alberghi, grandi strutture, villaggi, centri benessere. Le famose vacanze organizzate. Quindi Esatto. uno organizza, Esatto. prenota, stabilisce un po' prima il più possibile e poi parte. Ecco, io sono esattamente all'opposto. Esattamente l'opposto, sì. Cioè non organizzato. Quindi vacanza libera? Vacanza libera significa mi organizzo attraverso... Le abbiamo portato un bicchiere d'acqua, come fate voi quando ci accogliete nei vostri studi? No? Ecco, con la pastiglietta. Esatto, no, senza pastiglietta, però abbiamo un po' d'acqua anche per lei. E quindi vacanza libera che significa? Vacanza libera significa, appunto, una volta determinata una meta, il mondo è talmente grande che c'è l'imbarazzo della scelta, comunque una volta individuata una meta si acquista, perlomeno nel mio caso acquisto un biglietto aereo, oppure può essere un biglietto di un traghetto, di un treno. Normalmente io utilizzo l'aereo perché sono mete piuttosto distanti, mi organizzo con molto anticipo, adesso attraverso internet si può fare molto bene questo e basta. Io acquisto il biglietto aereo, punto e basta. Solo l'andata o anche il ritorno? Purtroppo anche il ritorno. Purtroppo anche il ritorno. Sì, esatto. Per cui biglietto di andata, biglietto di ritorno e un basta. sacco, uno zaino, cioè una borsa. Al massimo una? Sì, una è anche troppo. Una è anche troppo, per quanti giorni? Una divisa a metà. Una mezza piena, esatto, o mezza vuota. Esatto, magari meglio ancora un bagaglio a mano e poi si inizia il viaggio in maniera libera, si esce dall'aeroporto di arrivo. E lì inizia tutto quanto. Non è esattamente una vacanza, però è il continuare ciò che si fa a casa comunque in un altro paese e quindi alla ricerca di la conoscenza del popolo, della gente, della cultura, delle tradizioni, in maniera molto libera. Io ascoltavo prima il commento su appunto queste strutture molto importanti, io invece utilizzo strutture come alloggi, come ristoranti, strutture molto povere, perché la gente del posto utilizza queste strutture, per cui appunto cerco di entrare direttamente nel cuore di un paese, anche attraverso queste conoscenze. E quindi, vista da questo punto di vista, viaggiare cosa significa? Cosa diventa? Viaggiare significa, secondo me, innanzitutto conoscere se stessi e se ci si conosce bene si può affrontare anche meglio la vita dove si risiede, no? Quindi a casa mia, avere un buon rapporto con la gente, migliorare, avere sempre ambizione di imparare e di stare bene in mezzo alla gente, con la gente. Questo in tutto il mondo, non solo a casa. Noi abbiamo delle foto, qui non è con una persona ma con un enorme, che cos'è questo? Ma questo è una foto un po' truccata. È un fotomontaggio? No, non è in realtà cosa aveva pescato? No, non è un fotomontaggio, è una foto in cui mi sono fatto prestare questo pesce da un pescatore e ho fatto finta appunto di essere... Dov'era? Lì? Ero in Costa Rica, sì. Ma al massimo quanto durano i suoi viaggi? Poi nel frattempo abbiamo altre immagini che si avvicendano e ci racconta come le vede, dove ci troviamo. Sì, qui è Cuba, Plaza della Rivoluzione a La Habana. E niente, i miei viaggi possono durare come massimo un mese, normalmente d'estate. Sono sempre viaggi comunque itineranti, quindi una notte o due massimo per località e poi mi sposto sempre sempre utilizzando mezzi locali, quindi autobus, mezzi molto easy, cioè molto facili, molto semplici, ecco. Quindi ciò che utilizza la gente appunto del posto. Quindi diventa veramente un provare a vivere l'altro e
quella fetta di mondo che in quel momento stai incontrando, conoscendo. Esatto, sì. Un viverlo, cioè solo così forse Sì, sì, si sì. può... Secondo me il viaggiare è Come si questo. torna da un viaggio così? Si torna sempre meglio e sempre peggio. Sempre meglio perché comunque aumenta l'entusiasmo nel voler organizzare comunque altre mete. Io già nel volo di ritorno penso alla prossima meta. Peggio perché c'è l'esigenza di voler ripartire, c'è il desiderio di voler ricominciare, a volte anche di non trovarsi così bene dove si vive. Facendo quello che si deve Certo, fare. è una vacanza anche perché non si lavora, quindi... Certo, quindi comunque... Sì, però... Ma le è mai successo di voler scappare da un posto? Scappare, cioè in viaggio? Sì. No, mai, mai. Da un No. posto che la Pericolosi? inquietava? No, non pericoloso, che la inquietava, che non la faceva sentire... Ma no, diverse volte mi sono chiesto cosa ci facevo lì. Dove, Cioè, per esempio? Ma in Africa, in Mozambico, io più che il paese mi riferisco a alcune località, alcuni luoghi, non so, una spiaggia isolata, adesso mi viene in mente Mozambico, una spiaggia, cioè sono arrivato per caso e veramente non riuscivo neanche a individuare il posto sulla mappa, no? Diciamo, sono quei posti in cui veramente non ho capito non sono arrivato a conoscere perché ero lì in quel momento, però era giusto che fossi lì. Non c'è sempre un perché, poi No, insomma, non c'è sempre un perché. se viaggi così il mondo No, ti porta no, dove, deve essere dove molto, vuole lui. molto spartano, diciamo, questo modo di viaggiare e poi, diciamo, forse quello che inizio a riconoscere del bello del viaggio è che mi piace molto appunto questo senso di precarietà. Precario vuol dire io il giorno dopo non so dove sarò. Con chi sarò, chi con chi incontrerò. sarò, se cambierò idea durante la notte, dove dormirò, dove andrò a mangiare, che altre, diciamo, che incontri farò. Non tutti possiamo viaggiare così, cioè ci vuole uno spirito, Secondo una me natura tutti possono viaggiare così, sì. Sì. Ma ci vuole uno spirito pronto a non spaventarsi. Lo spirito è quello di lasciarsi completamente andare e di essere sempre positivi nei confronti della gente. Ultima domanda, chi non viaggia cosa si perde? Si perde proprio la vita, si perde tutto, la vita, una cosa molto importante. Sì. E ce l'ha raccontato con le sue foto, con i suoi occhi, con la abbastanza sua forza. emozionato. Sì, esatto, grazie. Buon viaggio dunque. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, buon viaggio, veramente. Oh, io sono alle prese con il bagaglio.